Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la pagina modifica password e nello specifico abbiamo creato la funzione JavaScript che ci va a creare in automatico una password da utilizzare nei nostri sistemi. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare la pagina per la personalizzazione del profilo personale. Quindi ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione account personale e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo profilo personale, identificativo profilo personale, descrizione, pagina dedicata alla personalizzazione del proprio profilo personale, nome file contenuto principale profilo personale.php, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, visibilità menu secondario, posizione voce 2 e poi associamo i permessi. Quindi definiamo la nostra pagina, poi come sempre rientriamo in profilo personale e modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in account personale, profilo personale e qua vediamo di strutturare il form per la personalizzazione del proprio profilo. Per quanto riguarda la personalizzazione del proprio profilo, inseriremo alcuni campi che abbiamo in realtà già definito nella tabella utenti privata, quali possono essere l'email, il cellulare e l'username, per esempio. La password abbiamo già dedicato una sezione a parte per la sua modifica e aggiungeremo altri dati che verranno utilizzati poi all'interno del nostro CMS per alcune sezioni. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e apriamo il file che abbiamo appena creato, quindi profilo personale. Come primo campo integrativo andiamo a specificare il cognome, che non lo indichiamo come campo obbligatorio. Cancelliamo la descrizione perché non ci serve e in td class elemento ci inseriamo una input type text, name cognome, value il recupero della variabile in caso di errore e poi gli diamo un size di 70. Perfetto, e chiudiamo la nostra input. Poi specifichiamo all'interno dello stesso HR, quindi della stessa riga, anche il campo nome, sempre non obbligatorio e senza la sua descrizione, e ci inseriamo una input type text, name nome e value il recupero, quindi ecco $, nome, e poi size glielo impostiamo sempre a 70. Bene, e poi all'interno dello stesso rigo ci aggiungiamo un ulteriore campo, data nascita. Anche questo non sarà un dato obbligatorio e anche qua li cancelliamo la descrizione perché è palese insomma cosa dobbiamo andare ad inserire, e quindi qua ci andrà una input type text, name data, value il recupero della data e size magari lo impostiamo a 15. Bene, poi andiamo a inserire un ulteriore rigo all'interno sempre di 2HR e qua ce lo ricopiamo in modo da tenerci la descrizione qualora ci serva, dove inseriremo l'username, che in questo caso ovviamente sarà obbligatorio,
e qua ovviamente di default andremo a caricare quella già salvata nella tabella utenti privata. Descrizione non gliene specifichiamo, e qua ci andrà ovviamente una input type text, name username, value username, e size sempre a 70. Bene, poi all'interno dello stesso rigo, quindi degli stessi HR, inseriamo un nuovo tr, class campo, qua ci scriviamo nickname, non obbligatorio, gli lasciamo la descrizione, quindi qua ci mettiamo descrizione nickname, la descrizione gliela diamo tra poco e ci inseriamo una input type text, name nickname, value il solito recupero della variabile, e poi size sempre a 70. E come descrizione, allora qua sarà descrizione nickname, on mouse over gli passiamo prima la descrizione, quindi echo dollarino descrizione nickname, e poi gli passiamo ovviamente l'id del nostro td dove inserire la descrizione. Perfetto. E come descrizione gli diamo, allora, specificare specificando un nickname, questo verrà quindi end a acute, utilizzato al posto dello username nelle sezioni del CMS. Quindi sostanzialmente, specificando un nostro nickname, andremo a sostituire l'username non sulla fase ovviamente di login, ma per quanto riguarda le comunicazioni, insomma, all'interno dell'area personale, e poi per magari altre sezioni che andremo a definire d'ora in poi. Perfetto. E ovviamente non è obbligatorio, quindi qualora non sia specificato, lui si andrà a pescare e a utilizzare quindi l'username. Bene, poi inseriamo un HR come separazione, e qua ci mettiamo un altro rigo dove invece specificheremo l'email, che ovviamente è quella già inserita all'interno della tabella utenti privata e sarà ovviamente un campo obbligatorio. Lì lasciamo la descrizione, quindi descrizione email, input type text name email, value email, size 70. Poi vediamo se non ci piacciono insomma tutti i size che abbiamo specificato, li andiamo a modificare. E come descrizione gli diciamo questa email verrà utilizzata dal sistema per tutte le comunicazioni, può anche bastare. Qua l'on mouse over show desk descrizione email, e l'id sarà
descrizione, email. Ora salviamo un attimino e vediamo a che punto siamo arrivati. Quindi F5, perfetto, qua i box stanno funzionando correttamente, quindi cognome, nome, data di nascita, username, nickname, email, poi dobbiamo specificare il cellulare, che sarà anch'esso obbligatorio ovviamente, e anche qua email e cellulare andranno completati col recupero dei dati salvati all'interno della tabella utenti privata, quindi cellulare, qua descrizione cellulare, recupero cellulare, perfetto, e come descrizione gli diciamo questo, anzi il numero di cellulare verrà utilizzato per alcune comunicazioni molto importanti o per l'inoltro di dei codici di verifica. Bene, quindi l'email la utilizzeremo sostanzialmente per tutte le comunicazioni, mentre il cellulare soltanto per alcune comunicazioni molto importanti o per l'inoltro dei codici di verifica, come abbiamo fatto per la registrazione. Quindi show desk, alone mouse over, descrizione cell, e qua ci va l'id descrizione cell. Perfetto. Poi inseriamo un ulteriore rigo nome campo informazioni personali, non obbligatorio ovviamente, non abbiamo bisogno di una descrizione, e al posto dell'input ci mettiamo una text area, name info, e gli diciamo righe 10, colonne 61, e all'interno dei tag text area ci stampiamo il recupero in caso di errore. Bene, poi inseriamo un nuovo tr, quindi qua, e ci specifichiamo non obbligatorio un upload immagine avatar, descrizione sì, gliela lasciamo, quindi descrizione avatar la chiamiamo, ci mettiamo un input type file, name avatar, value non ne abbiamo bisogno, e neanche il size, descrizione avatar, e poi gli diamo una descrizione, quindi per il momento lo lasciamo vuoto, e qua alone mouse over show desk descrizione avatar, descrizione avatar. Perfetto, direi che ci siamo anche. Allora diamo una descrizione quindi all'avatar e gli diciamo se, quindi end è acute, non viene caricata una immagine per il proprio avatar, il sistema genererà
un'immagine personale. Bene, poi come dati direi che ci siamo anche, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto. Quindi se non viene caricata un'immagine per il proprio avatar, il sistema genererà un'immagine personale. Perfetto. Quindi cognome, nome, data di nascita, username, nickname, email, cellulare, le informazioni personali. Qua possiamo anche aumentare magari a 15 righe il nostro text area. Perfetto. E anche aumentare un attimino, quindi invece di 61 magari glielo mettiamo ad 81. Perfetto, diciamo che come form va bene, poi magari andiamo a integrare alcuni dati se ci dovessero servire più avanti in fase di programmazione del nostro CMS. Quindi quello che andiamo a fare ora è definire il pulsante per l'inoltro dei dati, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza profilo personale, descrizione form personalizza proprio profilo personale, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre sezione account personale, e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza profilo. Descrizione permette di modificare il proprio profilo personale. Azione pulsante form personalizza profilo personale. Funzione da richiamare salva modifiche profilo. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, torniamo a profilo personale e associamo i permessi per l'utente loggato. Quindi inseriamo il nostro pulsante, perfetto, quindi è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Ci rispostiamo in account personale, profilo personale, includiamo il pulsante appena creato, quindi questo sarà form personalizza profilo personale, e inseriamo come sempre l'id pagina per il return. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo la funzione appena creata, quindi funzioni salva modifiche profilo, e per prima cosa andiamo a recuperarci tutti i nostri dati. Quindi pagina return, perfetto, l'abbiamo definita. Poi riceviamo il cognome e il nome, quindi qua ci andrà cognome e al recupero gli aggiungiamo lo slash, quindi add slashes. Poi riceviamo il nome, poi la data di nascita, quindi post data, poi username che sarà uguale a $_post username, poi il nickname, quindi sarà uguale a post di nickname,
sia a username che nickname le aggiungiamo lo slash qualora vengano inseriti gli apostrofi. Perfetto. Poi l'email e il cellulare, quindi email sarà uguale a post di email e cellulare post cellulare. Bene, poi riceviamo ulteriormente le info personali e la nostra immagine. Quindi le info andranno completate con l'add slashes, quindi info post info, perfetto. E poi per quanto riguarda invece la nostra immagine inseriremo direttamente la variabile file all'interno dei nostri controlli. Bene, ora come primo controllo dobbiamo verificare che abbiamo detto cognome, nome e data non sono obbligatori, però allora quindi salviamo innanzitutto in sessione cognome e nome e li dobbiamo ovviamente togliere, quindi con strip slashes lo slash precedentemente inserito e lo stesso anche al nome. Poi come primo controllo dobbiamo controllare che la data, qualora sia ovviamente stata specificata, innanzitutto qua le abbiamo scritto il formato accettato, quindi nel placeholder dell'input qua gli diciamo placeholder e gli scriviamo formato, abbiamo detto giorno slash mese slash anno, quindi la data la vogliamo in questo formato, quindi F5, magari ingrandiamo un attimino l'input, lo impostiamo a 20, bene, e andiamo ad aprire il file sul controllo della data, quello che avevamo definito a inizio percorso. Quindi ci spostiamo in include controllo data e innanzitutto gli diciamo if $data è diverso da stringa vuota, quindi stiamo postando dei dati, and la nostra funzione, quindi controllo data, dove dobbiamo, ricordo, passargli il separatore e la data, quindi and controllo data il separatore che stiamo utilizzando è lo slash, virgola, e la data ovviamente è quella che riceviamo in ingresso, è diverso da 1 perché di default la nostra funzione ci restituisce true, altrimenti ci restituisce l'alert. Quindi se è diverso da true, allora gli diciamo che session alert è uguale a controllo data di slash di data. Perfetto, quindi prenderà il return col relativo alert. Bene, poi come secondo controllo dobbiamo controllare che l'username non sia un campo vuoto e quindi else if username è uguale a stringa vuota, errore, specificare un username da associare al proprio profilo. Bene, poi dobbiamo controllare
che l'username che stiamo postando in realtà sia stato modificato, e qualora sia stato modificato non sia ovviamente presente all'interno della tabella register attempt o della tabella utenti privata, quindi non sia già stato utilizzato o prenotato da un nuovo utente. Quindi ci selezioneremo, quindi li dovremo dire cell user e gli diremo select username from utenti privata where username è uguale, e qua ci va l'username che stiamo postando, e poi utilizziamo la union e facciamo un ulteriore select con la tabella register attempt. Qua magari ci prendiamo invece dell'username l'id utente, e quindi select id utente from register attempt. Bene, e questa query qua, quindi eseguiamo la query res user sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell user e ricaviamo il dato, quindi MySQL fetch array di res user. E dicevamo questa query qua la deve fare soltanto se l'username che stiamo postando è diverso da quello già associato. Quindi in pubblica funzioni verifica login, ci salviamo in sessione oltre l'id utente e il gruppo anche l'username. Prima dell'header location alla pagina privata, quindi row utenti al campo username. Bene, qua lo stiamo già recuperando se non sbaglio, sì, perfetto. Quindi lo salviamo in sessione e in salva modifiche gli diciamo if username è diverso da session username, allora controlla che l'username postato non sia già stato assegnato o prenotato. Perfetto. Poi ovviamente lo testiamo e qua dopo username gli diciamo else if e gli diciamo qua else if username è diverso da username e troviamo dei dati, quindi MySQL fetch array di res user, quindi qua non ci recuperiamo il dato, ma lo mettiamo direttamente qua. Allora session alert errore username già utilizzato è presente nei nostri sistemi. Bene, quindi qua ci salviamo la data, abbiamo detto cognome, nome e data. E poi username.
Bene, per quanto riguarda il nickname, per il momento non faremo i controlli come per l'username, perché anche questo sarà un dato ovviamente univoco, non ci potranno essere due utenti con lo stesso nickname, però lo faremo una volta che nella prossima video guida o nelle successive, insomma, andiamo a definire le tabelle, e allora poi facciamo anche le query per ricavare i dati e quindi completiamo anche la fase di controlli. Quindi per il momento ci limitiamo a salvarlo in sessione, quindi qua ci andrà session alert nickname. Sto cercando di fare video non troppo lunghi perché capisco che possano essere un po' noiosetti. Poi dobbiamo controllare l'email e quindi gli diremo else if email è uguale a stringa vuota, errore, specificare un indirizzo email per il proprio profilo. Bene, poi dobbiamo controllare che abbia almeno, quindi, una chiocciola, e quindi utilizzeremo la funzione substring count, quindi else if sub str count stringa virgola e campo da ricercare. In questo caso gli diciamo che deve avere almeno la chiocciola, quindi è diverso da 1, or substring count di mail al punto, quindi non abbia almeno un punto, è uguale a 0, quindi errore, specificare un indirizzo email valido per il proprio profilo. E poi per il cellulare dobbiamo controllare ovviamente che non sia vuoto, quindi cellulare è uguale a stringa vuota, errore, specificare un numero di cellulare per il proprio profilo, e poi controlliamo che almeno sia numerico, quindi else if not is numeric errore, specificare un numero di cellulare valido per il proprio profilo. Perfetto, quindi salviamo anche in sezione email e cellulare. Bene, e per quanto riguarda i controlli e il salvataggio dei dati in caso di errore, per il momento qua ci siamo, quindi salviamo e in profilo personale gli diciamo se è settato l'alert bene, altrimenti dobbiamo andare come sempre a recuperare i dati salvati nel database. Quindi selezioneremo l'user, quindi i dati che ci interessano, quindi select ci serve in questo caso l'username, l'email e il cellulare, quindi select username virgola email e cellulare from utenti privata where id utente è uguale, e qua ci dobbiamo mettere ovviamente la nostra sessione id utente. Bene, eseguiamo la query, quindi res user
sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell user e ci ricaviamo i dati. Quindi MySQL fetch array di res user. Perfetto, e quindi username, che in realtà ce l'abbiamo anche salvato in sessione, sarà uguale a row user al campo username, email sarà uguale a row user al campo email, e poi cellulare che sarà uguale a row user al campo cellulare. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ha caricato di default i dati salvati all'interno della tabella utenti privata, quindi l'username, l'email e cellulare. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo i controlli sui campi postati e creeremo la funzione genera avatar che andrà a creare un'immagine personalizzata per il nostro profilo qualora l'utente non ne scelga una da sé.